Ciao! Ciao a tutti! Siamo un po' emozionate perché abbiamo deciso di iniziare questa nuova rubrica delle signore del viaggio. Vogliamo farvi conoscere la Calabria che ci piace, sicuramente piacerà anche a voi perché vi renderemo felici di viaggiare in Calabria. Primo appuntamento, Belmonte Calabro, una bellissima località turistica della costa tirrenica che noi abbiamo maggiormente apprezzato anche grazie ad Antonello, una guida turistica e nostro collaboratore. Questo è un borgo sicuramente interessante che può diventare base per un weekend con tantissime esperienze sulla costa. Andiamo a scoprirlo. Allora Antonello, cosa facciamo qui a Belmonte? A Belmonte siamo nella parte più alta del centro storico dove un tempo sorgeva proprio l'antica fortificazione del castello e noi percorreremo i vicoli, quelli più storici, dove sono vissute anche le personalità più importanti del luogo come Galeazzo di Tarsia, che è stato feudatario di Belmonte nonché anche apprezzato poeta. E da questi vicoli strettissimi noi ci incammineremo verso la parte più panoramica, dove si vede il mare, si vede il Mar Tirreno, c'è anche il monumento funebre a Michele Bianchi e si vede una spettacolare, veduta dello Stromboli, si vede proprio la sagoma del vulcano Stromboli delle Isole Eolie e tutta una visuale che abbraccia l'intero golfo di Santa Eufemia fino a Capo Vaticano. Belmonte è un esempio di ospitalità diffusa del borgo. Qui abbiamo incontrato la signora Patrizia della Casa della Filanda, un B&B che in passato è stata sede della produzione della seta, un'economia molto fiorente in passato in Calabria. Quello è il costume tipico di Belmonte? Esattamente, sì, perché anni fa, quando si faceva la sagra della pasta di Ziti, il 16 di agosto, I Ziti. Ziti sono gli sposi. La pettiglia si chiama questa, è rossa perché l'ho indossata da sposata, coniugata. Verde invece se sei ancora da sposare, signorina, mentre invece nera se sei vedova. Belmonte è denominato il paese dei vicoli per via dell'urbanistica del suo centro storico. Da una via principale centrale si diramano poi tutte le altre vie. Sono probabilmente di ispirazione araba e sono tutti strettissimi. La cosa che ci ha colpito di più è il Duomo, la chiesa di Santa Maria Assunta. La sua particolarità è che si affaccia su una piazzetta talmente piccola da paragonarla ad un cortile. E qui abbiamo fatto un incontro veramente simpatico. Un signore si è avvicinato a noi e orgogliosamente ci ha mostrato la sua foto. È il Babbo Natale di Belmonte Calabro. È questa l'accoglienza dei nostri borghi. Un aperitivo con i partner locali per discutere di nuovi progetti, una fotoricordo e poi via di corsa verso un'azienda storica che lavora il nostro fico dottato DOP, che è tipico di quest'area. Il tuo Mio bisnonno, esatto. quello Nonno Nicole e nonna Giulia sono stati fondatori dell'azienda. Giulia? Ci ha accolto Miranda, che con grande passione ci ha raccontato la storia della sua famiglia, giunta alla quarta generazione. I suoi bisnonni, originari di Amalfi, si sono stabiliti in questi luoghi di cui si sono innamorati e hanno deciso di avviare qui la loro attività lavorativa, dedicandosi alla produzione dei fichi secchi imbottiti, le cosiddette crocette, tutto rigorosamente fatto a mano. In realtà la prima scatola della crocetta, che è pensata dal mio bisnonno, è stata questa qua, nel cestino di vimini, mezzo chilo, con la carta vetrata, che mio papà ha deciso di riproporre
più di 100 anni dopo. La seconda generazione invece poi ha inserito la copertura di cioccolato su questi fichi e quindi sono diventati anche famosi per la produzione, per la lavorazione anzi della cioccolata. Anche questa è la Calabria che ci piace.